È da perdi senso, ragazzi. Quando c'hai sto popò di carne, guarda che meraviglioso. Questa qua è una costata, guarda che spettacolo, guardala, così. Guarda che bello, sto grassetto così. A te che ti viene in mente? La fai fette e buttarla là dentro. E te pozzi una maetta. La famo meglio, la famo. La cuociamo come se fosse un roast beef, così, intero, dentro al barbecue, controllando bene la temperatura, facendo sì che se scioglie un po' sto grassetto, si insaporisce, diventa uno spettacolo. E il fuoco d'artificio, una festa proprio deve essere. Però ti devi guardare sta ricetta fino alla fine. E se non l'hai fatto, te possino iscriviti, dai, che diventiamo sempre di più. Prima cosa importante, prima di selarla e di peparla, la tirerà fuori dal frigo almeno un'oretta prima, perché sta carne, se tu la tiri fuori un'oretta prima, che succede? Sarà ghiacciata dentro e tu non la vuoi ghiacciata, perché sennò poi dopo che si cuoce, quando tu la tagli è fredda dentro. Non si fa così. Questo è quell'errore che fanno tante anche steakhouse, che vedete le portano la carne a tavola e lì stanno a segare, mica stanno a segare la carne però, e vi portano la carne a tavola e l'interno è freddo. Quello è un errore, quindi va tirata, però purtroppo che succede? Non puoi ordinarla 3 ore prima la carne quando vai al ristorante, e qui a casa tua lo puoi fare, quindi un'ora prima si stempera, coperta, non scoperta la carne, quindi incartata, la fai stemperare e poi cominci a fare quello che sto facendo io, quindi il sale, il pepe, così. Tu immagina questa carne con questa marezzatura interna, piano piano che si scioglie, che cosa succede? Diventerà un'apoteosi di gusto, la massaggi, di farla penetrare bene. Metto anche un po' di olio, che oltre al suo grasso che si scioglierà, voglio dargli il giusto olio all'esterno per far sì che questo incominci a avere una reazione di Maillard ancora più decisa. Queste cose poi le faccio vedere ancora meglio sul mio corso della carne della mia Academy, quella di Max Mariola. Ma qualcuno di voi già l'ha visto il corso? Avete visto che figata? Scrivete nei commenti. Passiamo adesso a sigillarla un po' ovunque, cioè da dargli una scottata un po' in tutti i lati, ok? Guarda che meraviglia. Così, guarda che roba, guarda che spettacolo. Via. Meraviglioso. Guarda che roba. Ma stai a vedere che spettacolo. Guarda. Poi c'è la parte del grassetto, quella dove quando si scioglie diventerà sempre più saporita. E l'ultimo lato. Bella, deve essere bella rovente. Il fuoco deve essere aggressivo. Deve essere... Modero solo tutto, che questa è la prima cosa che diciamo già la rende bella da vedere. Poi dobbiamo lavorare col calore che entra mano a mano, lentamente, proprio la penetra senza fargli sentire niente. E adesso abbassiamo il fuoco sotto dove sta la carne e qui lasciamo tutto bello forte. Lavorerà a mo' di forno, sarà come un forno questo barbecue. E tu mi dirai, ma come faccio a capire quanto è pronta? Ma visto che pezzo di carne, pesa 2 kg qua la carne. Questo 12 euro, 13 euro massimo al centro, così, e dobbiamo portarla almeno 40-45. Io sono contento, da direttamente, no 50, no 55, 40-45, 45 è perfetta, che è la giusta consistenza interna, è bella, morbida, la puoi tagliare sottile sottile, la puoi tagliare un po' più spessa, una poesia. Pensiamo a una salsa, mi veniva in mente un po' di fare un chimichurri, spero ho detto bene, argentino, però un po' italianizzato, un po' con il nostro modo di fare, insomma, e l'ho un po' stravolto. Ho lasciato il limone, eccolo qua, limone non lime, l'aglio, il peperoncino, il prezzemolo, invece del pomodoro ce lo mette sti dadini di sto peperone papacelle. Però voi potete mettere pure un peperone, come vi piace a voi. Io questo ho trovato bello croccante, ci metto questo qui. Posso sfogliare oppure fare in questa maniera il prezzemolo, ok? Così, perché a sfogliarlo tutto insieme, mamma non mamma faccio. E poi io ce l'ho. Gli do una voltarella così a coltello, ma grossolano, così. Poi aglio, uno spicchietto d'aglio. Casomai, se sei uno di quelli un po', l'aglio mi dà fastidio tutto quanto, che cosa fai?
e lo puoi sbollentare per 3 volte di seguito, così c'è il sentore dell'aglio ma non ti darà fastidio. Un po' di aglio grattugiato, uno spicchietto proprio. Ora ti spiego perché l'ho grattugiato, perché io non devo tanto frullare il prezzemolo, perché lo voglio un po' grossolano. Succo di limone, no de lime, stiamo in Italia, quindi uso, devo farla all'italiano, lo faccio col limone. Se stavo in Argentina giustamente lo facevo con il lime. Olio extravergine, guarda qua che spettacolo. Prezzemolo e diamo 2 bottarelle. Perché l'ho fatta prima? Perché questa qua più sta e più diventa buona sta salsetta. Capito? Diventa più saporita, gustosa. Eccolo qua il peperoncino, questo è bello piccantino. Poi avevamo questo peperone. Ok, allora che facciamo? Mettiamo questo peperone, lo puliamo. Immagina quando poi ci avrai mezzi denti questa polpa di questo peperone. Tagliamo a metà, leviamo, vedi, qua i semetti. Sarà un tripudio, vedo, di morbidezza, acidità dal limone e poi questa consistenza del papacelle, quindi abbiamo vari colori, il verde, il rosso, guarda che colori, guarda che meraviglia. Giriamo un pochetto, guarda che salsetta che ti ho fatto, guarda che spettacolo, oh mamma mia. Un po' di sale, così, assaggiamo perché vuoi darsi pure, lo sai che ci vorrà? Mo lo dico, Ci manca infatti. Un po' di acidità ancora di più. E un goccetto di aceto di vino bianco. Mescolata. Così c'è la giusta acidità. Così perché? Immaginate mangi sta carne, bella, ricca, marezzata, infiltrata di grasso. C'è bisogno di qualcosa che ti sgassa la bocca. Così riparti un'altra volta a forchettà, a mangiare, a masticare. E le patate le voglio così, zozze, piene di terra, quelle vere. Questa è una patata di Leonessa, Leonessa lo sai dove sta vicino al Terminillo. È una patata pazzesca che fa le fritte, buone, sono stupende queste patate, guarda. Non c'è carne senza patata, non c'è patata senza carne, vanno proprio sempre insieme. Lo sai che io sono fissato per i contorni, quindi dobbiamo fare una salsa, per quelli che vogliono una salsetta l'abbiamo fatta. Stiamo cuocendo la carne alla perfezione e poi adesso dobbiamo metterci i contorni giusti. Quindi che cosa ho pensato? La patata, prima di tutto. E poi se trovi una scarola, un pezzo di zucca, dobbiamo dargli i colori. Non deve essere soltanto ciccia, deve essere ciccia, verdura e un po' di carboidrato. Taglia a fetta le patate, così. Eccole qua. Poi dagli una sbollentata con acqua e sale. Dentro al sotticame mettici un po' d'olio. Quando ci vo, ci vo. Quando ci vo, aiutami a dirlo, quando ci vo. Intero, così lo ritrovi. Questa a casa ce lo devi avere adesso che parte l'inverno, perché i pomodori quelli rossi non sanno di niente da salsa, invece questi ti si mantengono fino a aprile, buoni, buoni da morire. Questi sono i pomodori del Piendolo, guarda come sono fatti. Tagliali a metà, spettacolare, vedi che sono asciutti dentro, quindi costano un po' di più al chilo, però ti rendono di più quando fai la salsa. Mo' abbiamo la scarola, tagliata a metà, grossolana, così. Aperta un pochettino, già lavata, mi raccomando. Mettiamo prima i pomodori, così, belli. Dai una acciaccata. Butta la scarola. Ora la fai cuocere qua dentro. Lo sai che diventa questa? Una poesia. 2 olivette che fai, non ce le metti? Te vuoi privare? Tu sei come me. Sei un godurioso. Un po' di sale. Va dentro il coltello ma non la spacca la patata, quindi è pronta. E questa è la zucca arrostita che è sempre buona. Non si priviamo, c'è il barbecue acceso. No, ma visto quando accendi il barbecue sembra chissà che è successo. Tutti ci buttano tutto, quello che trovo ci buttano, pure la nonna e il nonno ci buttano sopra. Guarda che stai innamorate, Dì la verità, è nato l'amore. Vado con la zucca, con sto grassetto dalla carne, capito? Lo sai che spettacolo, vai. Poi le patate, buono sto patato, Leonessa, patata Leonessa, ricordatelo, gli diamo una arrostita, perché vi dico Leonessa? Oppure perché vi dico anche i nomi di provenienza delle patate? Perché voi dovete comprare le cose che c'è più vicino. E mica vado a comprare la patata francese o olandese, che gli faccio tutto sto viaggio, compro la patata italiana
è ancora meglio se compro una patata che sta vicino dove abito io, nella stessa regione. O no? Un po' di sale, zucca e patate. Ah, così. Belle. Guardate che bella. Rosmarina profumata. Ah, guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. Mo lo metti qua a riposare, in sospensione. Allora, o c'è una bella gratella, oppure con 2 bacchette così ci riesci ugualmente, in modo tale che non tocca la carne sul suo liquido. Perché succede? Ci avete fatto caso? Poi rimane lessa quella parte che tocca il liquido. Invece così sarà tutta quanta la croccantezza uniforme, rosolata perfettamente. Non ci sarà la parte più asciutta, croccante e la parte più molla, bollita. No. Salsetta qua dentro a sto. Salsetta dentro a questa coppetta, guarda che bella, che salsettina che abbiamo fatto. Mo tagliamo la ciccia. Tiè. Sei pronto? Guardate come viene. Guarda qua, tiè. Spettacolo vero, ragazzi. Guardate che roba. Non lo so se è buona. Mo te lo faccio subito vedere. Guarda. Oh. Mm. 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 È da perdi i sensi, ragazzi. Che bontà. Oh. Guarda che spettacolo. Così. Patate abbrustolite. Tiè. Guarda che robetta pazzesca. La zucca. La salsetta al centro. E poi andiamo con la nostra scaroletta. Vai. Tiè. Guarda che roba che è. Guarda che meraviglia, così. Mo' può pure piove. Potremmo andare da qualsiasi parte con sta ciccetta.